Oggi andiamo a realizzare queste bellissime mattonelle elegantissime con un bel disegno. Noi le realizzeremo in due colori, in due versioni a contrasto, quindi in una c'è il fiore fucsia, nell'altro il fiore è verde acqua. Io vi lascio al tutorial e vi invito all'iscrizione al canale e attivare la campanella. Per realizzare questa bellissima mattonella rotonda con la tecnica tapestry, io ho utilizzato questo filato Iggy della Tessiland nei due colori fucsia e verde mela. Sono davvero due colori luminosi molto belli. Importante è usare colori a contrasto. Questo filato e con la lavorazione con l'uncinetto 2,5 ho ottenuto un diametro di 18 centimetri. Vedete, passo per il centro, sono 18 centimetri. Ovviamente se usate un numero di uncinetto superiore o un filato più doppio tipo la licra come questa, otterrete un diametro superiore. L'uso di questa mattonella è davvero il più vario. Possiamo usarla come sottopentola se utilizziamo dei filati refrattari al fuoco, quindi il cotone oppure la juta o il bambù. Mentre per quanto riguarda altri utilizzi, io suggerisco di farne due e cucite una di spalle all'altra otteniamo una bellissima borsa con una tracolla qualsiasi velocissima. Otteniamo una borsa bellissima, molto giovane, molto portabile ed estiva ovviamente. Io ho realizzato il fiore con il verde mela, mentre il fondo è con il fucsia. Oggi insieme andiamo a realizzare questa stessa mattonella ma con i colori invertiti, quindi in posizione inversa. Andiamo ad incominciare, ho detto tutto, il filato ve l'ho presentato, possiamo cominciare. Iniziamo con il verde mela, facciamo un anello magico, così, posizionando il filato in questo modo, lo incrociamo, peschiamo il filo e realizziamo una catenella che non è un punto. Ne realizziamo un'altra per alzarci. Questo non viene mai contato come punto. Ora realizziamo nell'anello magico 12 maglie alte. Realizzate le 12 maglie alte, chiudiamo il cerchio magico così tirando la codina. Entriamo nella prima maglia, nell'asola della prima maglia alta e ci chiudiamo a maglia bassissima. Tiriamo ancora un po' la codina del cerchio magico per stringere e chiudere completamente la parte centrale. Ora andiamo a incominciare con il fiore. Cominciamo ad alternare i due colori. Come fare? Ci alziamo con 2 catenelle con il colore del fondo. Queste 2 catenelle che daranno sempre inizio al giro, non sono contate come un punto. Entriamo nel punto di chiusura proprio esattamente dove ci siamo chiusi e realizziamo una maglia alta, ma non la chiudiamo completamente perché dovendo cambiare colore la chiudiamo con il nuovo colore. Quindi peschiamo il nuovo colore e chiudiamo la maglia alta con il colore a contrasto e realizziamo una maglia alta nel punto in cui siamo entrati precedentemente.
non la chiudiamo con questo colore, bensì con l'altro. Ora, stando bene attenti a portarci dietro anche il filato che non è impegnato nel lavoro, facciamo così. Allora, abbiamo chiuso con il verde mela, dobbiamo entrare nel punto successivo con il verde mela, realizzare una maglia alta senza chiuderla, prendere l'altro filato, il fucsia, e chiudere la maglia alta. Ora realizziamo una maglia alta con il fucsia, ma entrando dove siamo già entrati con il verde mela. Quindi attenzione che c'è anche la codina, ce la portiamo dietro e facciamo una maglia alta non chiusa che chiudiamo con il verde mela. Quindi alla fine del giro avremo 24 maglie alte, 12 di un colore, 12 dell'altro alternate. Ripetiamo. Allora, entriamo nel punto, realizziamo una maglia alta non chiusa, prendiamo l'altro colore e chiudiamo. Realizziamo nello stesso punto una maglia alta non chiusa che chiudiamo con l'altro colore. Di nuovo passiamo al punto accanto e facciamo maglia alta non chiusa e la chiudiamo. Poi di nuovo maglia alta non chiusa e chiudiamo con l'altro colore. Continuiamo così fino a fine giro. Sono arrivata alla fine del giro, realizzo l'ultimo punto che è con il fucsia. Non lo chiudo ma con il fucsia, ma lo chiudo con il verde mela perché so già che dovrò cominciare il giro successivo con il color verde mela. Chiudo il giro, mi porto dietro la codina, il filo fucsia e mi alzo con 2 catenelle. In questo punto farò una maglia alta, non la chiudo, prendo il filato dell'altro colore e chiudo il punto, vado nel punto accanto e realizzo qui 2 punti fucsia, quindi uno lo chiudo completamente, l'altro lo chiudo con il verde mela, vado accanto e realizzo una maglia alta con il verde mela che chiudo con il fucsia, accanto 2 punti fucsia. Continuo così fino alla fine del giro. Avrò fatto 12 aumenti, quindi da 24 avrò 36 punti. Chiudiamo il terzo giro sempre con la stessa regola, dobbiamo ricominciare con l'altro colore, quindi la maglia alta la chiudiamo con il colore, ci prepariamo diciamo all'inizio del nuovo giro con il nuovo colore, chiudiamo a maglia bassissima sulla maglia la prima maglia del giro e ci alziamo con 2 catenelle. Ora iniziamo il quarto giro così: una maglia alta del colore di fondo, accanto realizziamo una maglia alta su maglia alta, non dovendo cambiare colore io chiudo con lo stesso colore col quale sto lavorando. Sulla seconda maglia alta realizzo un aumento, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta per un totale di 3. Chiudo con l'altro colore che dovrò utilizzare
per il punto accanto, una maglia del colore del fondo, chiudo e qui una maglia alta e un aumento, quindi una maglia alta e un aumento. A fine giro avrò altri un aumento di 12 punti, quindi sarò passata a 48 punti. Chiudiamo il giro come al solito con l'altro colore, maglia bassissima nella maglia alta, ci alziamo con 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, passiamo all'altro colore, accanto realizziamo una maglia alta su maglia alta, poi al centro un aumento, e poi maglia alta su maglia alta, che chiudiamo con l'altro colore che ci servirà per il punto successivo. E ancora di nuovo maglia alta su maglia alta, aumento, e maglia alta. Concludiamo il quinto giro come al solito chiudendo la maglia alta con il verde mela e realizzando la maglia bassissima con il verde mela, portandoci dietro il fucsia. Ci alziamo con 2 catenelle sul quinto giro. A questo punto abbiamo 60 punti. Dobbiamo cominciare il sesto giro con altri 12 aumenti che realizzeremo così. Facciamo l'inizio che è uguale sempre, quindi le 2 catenelle e la maglia alta, cambiamo il colore e qui realizziamo una maglia alta, un aumento, e le ultime 2 maglie alte. L'ultima vede il cambio colore e la nuova maglia alta in verde mela, e di nuovo ripetiamo questa stessa sequenza per 12 volte, avremo altri 12 aumenti per un totale di 72 punti sul giro. Il settimo giro comincia come al solito con le 2 catenelle. Questa volta su questo giro faremo l'aumento con il verde mela, quindi lavoriamo una maglia alta e una seconda maglia alta, cambiamo il colore, con il fucsia lavoriamo punto su punto. Qui facciamo l'aumento, alla fine del giro avremo 84 punti. Ottavo giro, cominciamo come al solito le 2 catenelle, qui facciamo 2 aumenti, quindi un totale di 4 maglie alte, 2 sulla prima maglia, 2 sulla seconda, tutte con il verde mela. Cambiamo il colore, qui sul fondo facciamo una diminuzione, quindi maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiudiamo tutto insieme, e poi maglia alta su maglia alta. Dunque faremo 2 aumenti, una diminuzione, per un totale di 12 aumenti.
il nono giro. Cominciamo come al solito con le 2 catenelle e poi facciamo un aumento qui all'inizio sulla prima maglia, poi 2 maglie alte e un aumento qui sull'ultima. E cambiamo colore. Ora passiamo al petalo accanto. Qui abbiamo 5 maglie, dobbiamo rimanere con 4, quindi una diminuzione e lavoriamo così: una maglia alta sulla prima maglia, una diminuzione al centro ed una maglia alta. Continuiamo così per tutte e 12 gli spicchi. Alla fine del nono giro avremo 108 maglie. Ora cominciamo il decimo con le solite 2 catenelle, poi facciamo un aumento sulla prima maglia, lavoriamo normalmente le altre, sull'ultima maglia facciamo un altro aumento per un totale di 8 maglie alte. Chiudiamo con l'altro colore. Qui sullo spicchio che stiamo andando a chiudere abbiamo 3 maglie, facciamo una diminuzione sulle prime 2 e la maglia alta. Procediamo così, alla fine del giro avremo 120 maglie. Iniziamo l'11° e ultimo giro come al solito con le 2 catenelle, poi un aumento nel primo punto, lavoriamo tutti gli altri punti normalmente, quando arriviamo sull'ultima maglia alta realizziamo un altro aumento, quindi qui lavoriamo 2 volte la maglia alta, chiudiamo con l'altro colore, qui chiudiamo le 2 maglie e facciamo una diminuzione. Ripetiamo questo per 12 volte. Alla fine, da 120 punti del giro precedente più 12 aumenti di questo giro, finiremo con 132 punti. Ed eccole qui completate, bellissime, in entrambe le versioni sono davvero molto molto belle. Non chiamatele presine, vi prego, perché sono davvero un qualcosa di più di una presina. Io vi invito all'iscrizione al canale, vi ringrazio per aver seguito il tutorial, mettete un like, attivate la campanella. Grazie, ciao.